Oggi sono a bordo di una Mercedes CLA 35 AMG di seconda generazione, a listino dal 2019. Sotto al cofano troviamo il 2000 4 cilindri twin scroll turbo benzina M260, capaci di 306 cavalli e 400 Nm di coppia. 0 a 100 in soli 4.9 secondi, con una velocità di punta autolimitata a 250 km/h. Il peso totale si aggira sui 1600 kg, mentre i consumi dichiarati parlano di 13,8 km/l nella guida extraurbana e 7 km/l nella guida sportiva. Il 2 litri scelto per la CLA 35 AMG, uno dei più potenti sul mercato, è derivato dal 2000 della CLA 200 e grazie ad un nuovo turbocompressore twin scroll vede impennare la propria potenza da 224 a 306 cavalli. Questa possibilità di sovralimentazione a flussi separati, come sempre, permette potenze importanti su propulsori di bassa cubatura. Il downsizing in questo senso mette tutti d'accordo. Con motori piccoli, ingombri ridotti, tanta potenza e coppia garantendo il minimo turbo lag. Per sfruttare al massimo la cavalleria viene equipaggiato il cambio automatico sequenziale AMG Speed Shift DCT a 7 rapporti, docile e fluido alle basse andature, ma pronto e comunicativo quando si vuole correre. Tuttavia non è ai livelli di altri doppia frizioni quali ZF ed S-Tronic. A concludere il quadro, la trazione integrale AMG Performance 4MATIC, non permanente, capace di variare rapidamente da semplice trazione anteriore all'integrale 50-50, oltre a redistribuire la coppia quando le anteriori iniziano a slittare. In quanto a meccanica è l'identikit della sportiva moderna. 4 cilindri turbo con tanti cavalli a gravare sulle tasse, tanto peso sulla bilancia, comfort e tecnologia a profusione e sound un po' sommesso anche in Sport Plus. Va assolutamente elaborata. Scoppietti quando si scala sono bellissimi. Ovviamente li fa solo in Sport Plus perché in Comfort è assolutamente silenzioso. Concepita come sorella minore della CLS, dalla quale riprende le linee da berlina profilata, ed alternativa per carrozzeria alla classe A, la CLA venne prodotta verso la fine del 2012 e commercializzata l'anno successivo. Con una gamma motori molto ampia sia per i benzina che i diesel, ebbe un successo notevole, ritagliandosi la sua quota di mercato grazie anche alla variante Shooting Brake presentata nel 2015. Con l'arrivo della seconda generazione nel 2019, sfruttando la piattaforma MFA2 divenne più lunga e larga, diminuendo leggermente in altezza. Altra differenza con la prima serie, la presenza a listino proprio della CLA 35. In principio c'era solo la più potente CLA 45, da 360 o 381 cavalli. Oggi la top di gamma sta a 387 o 420 cavalli, con il propulsore M139 sempre 2 litri. Il livello raggiunto dal reparto AMG permette a questa sportiva di essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Con ben 5 modalità di guida si passa dalla slippery alla Sport Plus, con un setting globale camaleontico capace di adattare dal controllo di stabilità al cambio stesso, che può scalare 2 marce alla volta in Sport Plus, allo stile di guida. C'è tanta tecnologia, ma anche tanto margine per personalizzarla a proprio piacimento. Come carica? 6,5. Il design da Baby CLS segue la linea tracciata per l'intera gamma, con un family feeling che può imbrogliare l'occhio meno attento. È mezzo metro più corta della sorella maggiore, ma si assomigliano davvero tanto. Il kit estetico marchiato AMG la differenzia da una CLA standard, grazie ai paraurti con prese d'aria maggiorate, splitter anteriore, calandra dedicata con doppio listello, estrattore posteriore con i terminali di scarico singoli, spoiler sulla coda, cerchi in lega da 19 pollici con disegno specifico ed impianto frenante con pinza 4 pompanti e dischi da 350 mm all'anteriore e 330 al posteriore. I gruppi ottici quasi speculari sono ovviamente a LED con al frontale i multibeam, incastonati alla perfezione in una linea davvero azzeccata e filante, accentuata
dà dal tetto panoramico scorrevole. Quando si sale a bordo l'effetto wow è garantito, è di un altro pianeta. La plancia è dominata dal widescreen cockpit che integra il sistema di infotainment MBUX con 2 display touchscreen da 10.25 pollici. La configurazione è la stessa che si può trovare sulla classe A, con una qualità elevatissima dei materiali e l'illuminazione con 64 diverse tonalità selezionabili. Astronave! Bellissimi anche i sedili sportivi e l'abitacolo nel suo insieme, con pellami e microfibra dinamica a ricoprire ogni centimetro utile e l'AMG menu che coinvolge il guidatore con una marea di dati, come warm up, forza G ed engine data. È senza alcun dubbio stupefacente. Mercedes ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni, offrendo un ambiente di guida a dir poco fantastico, 10+. Con prezzi a partire da 56.251 euro, incrementabili in un batter d'occhio grazie a tantissimi optional e pacchetti più o meno costosi, per esempio il Tech Pack più Prestige, composto da tetto, fari e sedili elettronici con supporto lombare, sta a 6.158 euro, per dire. È senza dubbio una berlina coupe premium non da tutti. Il 2000 Turbo offre prestazioni di alto livello, anche se risulta un po' impacchettato. Continuo a sostenere che necessiti di una cura rivitalizzante al fine di sprigionarne al massimo il potenziale nascosto. Se diamo un'occhiata al mercato dell'usato, ci sono parecchi esemplari full optional con poche decine di migliaia di chilometri a 52-55.000 euro. Senza dubbio non sono noccioline, ma se l'auto piace si risparmia qualcosa. Se invece si butta un occhio alla concorrenza, possiamo trovare l'Audi A5 Sportback oppure la BMW Serie 4 Gran Coupé. Un po' più seriose, personalmente prenderei questa. La Mercedes-Benz CLA 35 AMG è una sportiva a sé, per dimensioni, design, prezzo e carattere. Ha la puzza sotto il naso come le berline di stazza, ma prestazioni sorprendenti. Fa da congiunzione tra più segmenti e ci riesce alla perfezione. Non è la mia prima AMG, anzi provai a gennaio 2021 la CLS 53 e sicuramente le dimensioni più contenute giocano a favore della sportiva in prova oggi. Ho nel cuore il sogno di mettermi alla guida di una V8 marchiata AMG, con quel sound demoniaco che potrebbe davvero rapirmi il cuore. Ad ogni modo, anche le piccole di casa sono degli autentici petardi, rifiniti a regole ad arte come solo Mercedes sa fare. Che bomba!